Come avete visto dalla copertina e dal titolo, c'è qualcosa di pesante che bolle in pentola, ma ve lo dico subito dopo la sigla del Sol Risponde. Quindi iniziamo col botto. Christian Artiaco chiede: farai mai una gara in Superbike? Ovviamente sarebbe un sogno che si avvera, perché correre una gara in Superbike in mezzo a Ria, Davis, le Ducati ufficiali sarebbe incredibile, ovviamente. Ma bisogna sempre rimanere con i piedi per terra. Perché dico questo? Quest'anno ci sarebbe la vera opportunità di fare qualche wild card nella Superbike. È un qualcosa che bisogna decidere assieme al team. E nelle varie opzioni che c'erano quest'anno tra campionato tedesco, campionato cinese, asiatico, endurance, tutto, c'era anche quella di fare una o due gare come wild card nella Superbike. Ma qual è il problema? Come dicevamo prima, l'umiltà di capire se il livello mio e della moto sia al pari di quello che andremo a trovare lì, perché la nostra moto per il campionato che facciamo è comunque una bomba, sarà ad altissimo livello. Ma cosa succede quando ci andiamo a scontrare con le Ducati ufficiali, con i Kawasaki ufficiali, con le Honda ufficiali? Non avremo una Superbike completa, è un misto, diciamo, tra una stock e una Superbike, ma allo stesso modo da pilota andare contro i 18 piloti più forti al mondo nelle derivate di serie ha senso. Quindi già nelle stesse condizioni sarebbe molto difficile fare un risultato buono alla prima occasione. E comunque la difficoltà aumenta perché dovremmo confrontarci con moto allo stato dell'arte, cosa che la nostra invece è una buonissima moto, ma ovviamente non è a livello di una Superbike ufficiale. Ci mancherebbero parecchi pezzi per essere allo stesso livello, sia di ciclistica che probabilmente di motore. Quindi non lo so, ditemi voi cosa ne pensate anche qui sotto e leggerò un po' tutto e mi aiuterete a pensarci su. Pero Salvatore 3 chiede: sei fidanzato? Sono nella classica situazione un po' burrascosa, un po' complicata, e quindi lo scopriremo soltanto vivendo. Ale.saita23 chiede: pensi che prima o poi farai la patente della moto? Se no perché? Bella Luca, no Luce, vabbè. Sei un grande, grazie. Penso che la farò quest'anno. Mi è sempre un po' balenato in testa l'idea di fare magari qualche motovlog così per divertirmi, per scherzare. Ho iniziato a guardare un po' su internet dei TM Supermotard 250 due tempi e mi sta venendo l'acquolina in bocca, perché all'inizio volevo comprarmi un SH300 per girare in città, ma il richiamo dell'ignoranza è veramente forte. Quindi di sicuro farò la patente. Leo Franza 9 chiede: alla fine hai deciso con che moto correre nel 2019? Vi dico solo che in quest'ultimo mese io e il team abbiamo cambiato idea 17 volte per una serie di complicanze, ma sembra che al 99% correremo con la moto BMW 2019 da subito, perché avere l'HP4 è un po' complicato, quindi dovremmo fare i primi test con la moto vecchia per poi aspettare il prima possibile questa moto nuova, allestirla e riuscire a fare qualche test prima della stagione, ma sarà molto 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 complicato. Domanda un po' strana. Michele Traia chiede: qual è la cosa che più spaventa un pilota? Allora, non c'è qualcosa, diciamo, che spaventa di più di meno. Personalmente ho molta paura di farmi male, seriamente. Non di lasciarci le penne, perché alla fine se succede non te ne accorgi neanche praticamente, ma proprio il fatto di rimanere, cioè essendo abituato a questa vita, poi viverla a metà sarebbe veramente, penso, difficile. E io ammiro molto quelli che riescono poi a ritrovare le motivazioni. Per me penso sarebbe molto complicato. Allora, questo tipo di domande, per come me le hanno poste in passato, non mi è mai piaciuto, perché proprio fare i conti in tasca alla gente, tipo quanto guadagni eccetera. Però posta in questo modo invece
si può anche rispondere. One Color mi chiede quali sono le tue fonti di guadagno. Parlando di quest'anno, il fisso di YouTube che arriva alla fine di ogni mese per le pubblicità dei video, il mio lavoro con Pirelli come collaudatore, le sponsorizzazioni derivanti dal campionato, quindi le peccette che vedete sulla tuta e sulla moto, i video sponsorizzati, quindi se faccio un video dove faccio vedere uno scarico o non so, qualche altro prodotto viene pagato come tipologia di video, e infine per le ospitate da Sky che faccio più o meno alla fine di ogni gara dei GP. Questo in via generale è un po' il tutto, ecco. Finalmente entriamo un po' nella competizione. Tiziano Magni 46 chiede: per prima cosa, chi può competere con Salvadori nel campionato 2019? Parlando ovviamente dell'italiano, il livello quest'anno sarà ancora più alto rispetto all'anno scorso. Non c'è ancora l'elenco iscritti, ma ci sono un po', come dire, le prime conferme. Vi posso solo dire che ci sarà un campione mondiale, un campione europeo 125 GP, un campione italiano, 2 persone che in due completano 6 titoli italiani Superbike, quindi giusto qualcuno. All'inizio poi del campionato vi farò conoscere meglio i miei avversari per capire di cosa stiamo parlando. La buona domanda sul nascone nazionale non può mai mancare, quindi Manuel Doganieri: Nasca potrà migliorare il punto da correre nel tuo stesso campionato? Se sì, tra quanto? Lo sto già martellando. L'anno scorso già dicevo dai, l'anno prossimo vieni a correre con me che ci divertiamo, però giustamente vuole ancora migliorare parecchio per non sfigurare, perché forse dai video voi non capite bene le differenze di livello che ci sono tra il suo campionato, il mio, un campionato di MotoGP, Superbike, Stock 1000. È molto difficile, però lo capisco, capire un po' i vari valori in campo. Però Alberto ha appena iniziato a correre in moto, quindi deve veramente arrivare preparato a questo campionato, perché è un campionato di altissimo livello. Quindi per lui, per farvi un esempio, se fosse venuto a correre quest'anno, fare già primi 25 sarebbe stato un risultatone, ma perché veramente se parliamo dei primi 15 posti il livello è altissimo. Per darvi un esempio cronometrico, Albert ha fatto una garetta l'anno scorso a Misano, non so se ve la ricordate, era questa qui. Madonna che partenza! Mamma! Minchia, ma come si infilano qua? Oh! E la pole position del mio campionato era attorno al 36,5, 36,3. Invece lui, quando aveva fatto la gara lì, dove comunque la pista era anche molto lenta, faceva freddo, quindi era ancora più svantaggiato, ha girato attorno al 43 se non ricordo male. Quindi ballano in un circuito come Misano appunto attorno ai 5-6 secondi più o meno. Però spero con tutto il cuore che prima della fine della mia carriera e della sua riusciremo a incontrarci in un qualche campionato, sarebbe bellissimo. Fede.Quagli chiede 3 aggettivi per Nasca: altruista con chi se lo merita, giustamente, perfezionista, psicopatico nel senso buono. Com'è che fa Roy Purdy? Aspetta, Cello Felline chiede: come gestisci l'ansia prima della gara, soprattutto all'inizio, come la gestivi? Sarò sincero con voi, me la faccio addosso ora come me la facevo addosso 10 anni fa. È impressionante, l'ansia della gara è un qualcosa di indescrivibile, io la sento parecchio. Difatti molta gente di solito si ascolta la musica per caricare, no? Io sono così in tensione, presa male, diciamo, che mi ascolto quelle musiche rilassanti per farmi calmare, perché sennò è la fine. Cioè se mi metto ad ascoltare musica tosta, cioè vado dritto alla prima staccata, di sì. Balza95 chiede: faresti la Parigi-Dakar? Tutta la vita, ragazzi. Il problema è che organizzare una Parigi-Dakar, dato che l'ha fatta mio padre ai tempi, vuol dire uno sforzo economico e di organizzazione che non è uguale. Quindi ovviamente, come al solito, io la vedo sotto il profilo del business, cioè se ci sarà l'opportunità di farla o a costi ragionevolissimi o a gratis, subito, vado domani.
ma visto che non è mai così, perché appunto parliamo veramente di tanti soldi, la vedo un po' difficile. Nico Volpe _ chiede: faresti un video raccontando la storia di tuo padre tra gare Dakar e team di GP3 e GP2? Vi stupirò. Sto per portare un format veramente figo, soprattutto per i veri appassionati. Non vi spoilerò niente, ma sentirete veramente tante storie di motorsport e tante esperienze stupende. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Lorenzo _ Porciani chiede: parlaci della musica, ho visto che spizzichi con la console. Come detto anche in passato, io quando ero piccolino, tipo dai 15 ai 19, ho suonato a livelli buoni la console. Ho fatto veramente un sacco di serate qui a Milano e in giro, ma ovviamente la vita dello sportivo e la vita notturna non andavano di pari passo e sono dovuto fermare. Però sono veramente un grande appassionato di musica elettronica e vi do un'anticipazione. Il 16 febbraio stiamo organizzando con Alberto una serata qui a Milano, vi darò più info in seguito, dove potrete ascoltarmi live. Diciamo una 10-year challenge dal vero. Mi rimetterò sui piatti dopo una marea di tempo, non vedo l'ora, così potrete anche voi togliervi lo sfizio di capire cosa suono, cosa non suono, cosa mi piace, cosa non mi piace. Quindi vi aspetto numerosi. Ricordate, segnatevi la data, 16 febbraio. Muy bien, questo video finisce qui. Come al solito sempre belle domande, grazie mille che state sempre sul pezzo. Tra poco ci sarà il primo test dove faremo veramente tanti video, ritorneranno i moto tips, dove vi spiegherò come si mette il ginocchio a terra in modo corretto, dove vi racconterò la percorrenza di curva, come si fa, come non si fa, la posizione in sella. Quindi mi raccomando, sempre qui connessi, gas, e ci vediamo al prossimo video.